Ehi, ciao, continuiamo la costruzione, siamo arrivati al numero 8. E allora, oggi andiamo a mettere la scheda di input-output dei sensori di luce. E allora andiamo a cercare questa scheda, vediamo se ce l'abbiamo. Dovrebbe essere questa. Dovrebbe sì essere questa qui. Che bello. Ok. Prendiamo il robottino, metto in favore di camera, perfetto. Questi sono tutti i vari cavi dei sensori. Vado a posizionare il filo un po' più lì, ok, questo va qui, connesso tramite questa piedinatura laterale. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ok. Ora da qui devo andare a connettere, vediamo cosa mi dice. Vado a bloccarla intanto con le viti, ovviamente. Viti, ok. Una, due, ok, 3, 4. Questa è la scheda, abbiamo detto, di input e output dei sensori. Inserire i connettori del sensore. E allora, guardando SeeBot da dietro, prendi la spina bianca posta all'estremità del filo del sensore di luce sinistro e innestala nella presa indicata con la sigla CDSL sulla scheda di input e output. Perciò, vista da dietro, devo prendere il sensore sinistro, questo, ok, che è quello con la guaina grigia, e lo metto su questo centrale CDSL. Idem sicuramente devo fare da questo lato e lo metto R. Perfetto, e questo fatto. Prossimamente, con il prossimo numero riceverai la scheda del processore di luce. Quando avrai montata, SeeBot sarà in grado di reagire alla luce, si girerà di colpo verso il fascio luminoso di una torcia elettrica o uscirà da una stanza buia per dirigersi verso una illuminata. Ok, allora qui ci spiega come è fatta questa scheda. Eccola qui, questa è la scheda e ha 1, 2, 3 connettori da un lato, 3 connettori dall'altro, un altro connettore di questi placcati in superconduttore e idem un altro qua, perché ovviamente sarà modulare. Con le prossime uscite ci daranno altre schede e ci faranno appunto ampliare tutto l'impianto, ecco, di sensori e di schede. SeeBot è realizzato con ogni sorta di componenti, da semplici e leggeri elementi in plastica a sofisticati microchip. Mentre assembli le varie parti, osserva con attenzione per capire come funzionano e come interagiscono fra loro per dare vita a un robot altamente tecnologico. Esaminando gli elementi che compongono la scheda input-output dei sensori di luce. E allora, la placcatura preziosa, i pin dorati continuano. Vabbè, qua ci dice che sono ad alto, diciamo, fattore di conducibilità. Le piste, ok, ci fa vedere le piste di rame che vanno a fare le interconnessioni con tutti questi contatti. E poi c'è il microchip, è un PM04AP.
Il circuito integrato posto al centro della scheda è detto comparatore. Come suggerisce il nome, questo dispositivo mette a confronto due segnali, in questo caso provenienti dai sensori di luce, e produce in uscita un segnale digitale di tipo on-off, corrispondente a una serie di 1 e 0 in codice binario, condensatori e resistori. E in effetti sulla scheda, però, sul lato dietro c'erano condensatori e resistori SMD. Poi niente, come altro, in poche parole, cosa fa questa? Ha due sensori di luce connessi qui, più questo qui che va al motore in base a dove la resistenza, perché i sensori di luce sono delle fotoresistenze sensibili alla luce, cambiano la sua resistenza fisica del sensore in base alla luce. Ci sono quelle che con più luce più hanno alta la sua resistenza, ci sono quelle che più è buio più è alta la sua resistenza, in base poi alla tipologia di sensore. In poche parole, il comparatore, quel chip, che cosa fa? Mette in paragone, paragona questi due segnali dei due sensori e va dove c'è più luce, o se tu lo programmi diversamente va dove c'è meno luce, tutto in base alla programmazione. E qua ci dà robot in movimento, rollio, imbardata, beccheggio, ci fa vedere diciamo il robot braccia che hanno vari snodi, primo snodo, secondo snodo, terzo snodo, eccoli qua. Oppure i robot mani che hanno tutti i vari le parti in movimento, snodabili. Giunti per robot, mani e dita. Poi robot bipiedi, due gambe non bastano, ci sono robot con 6-7 gambe, robot sommozzatori, robot volanti, robot che saltano. C'è un finimondo, mamma mia, film sui robot. E abbiamo ancora Hypnodisc. Questa volta ci parlano del diciamo le schede di controllo, o anche per la meccanica che permette di far ruotare il disco, perché ovviamente, come vedi, il disco è posizionato diciamo così, però dentro c'è questa meccanica. Eccolo qui, scatola a vite senza fine, supporto cuscinetti a sfere, trasmissione del motore, e questo è l'asse della ruota. Idem anche per le ruote, perché questo qui ci fa vedere il motore è messo qui, e queste sono tutta la meccanica che fa girare le ruote. Libero da catene, la logica dei robot da combattimento, trasmissione vincente. Eccoli qua, questi sono i motori. 1, 2, 3. 2 per le ruote, che poi hanno anche connesse le ruote davanti, non più come cinghia, perché già questo è stato modificato, migliorato, andando a mettere diciamo un albero fisso, cioè un tondino di acciaio che connette anche le ruote davanti, e con la meccanica, con quella ruota, eccola qui, che trasforma il modo da diciamo così a così. Poi il potenziometro, servomotore, potenziometro. Il servomotore aziona il collegamento meccanico, il quale a sua volta fa girare il potenziometro. Ciascun motore è dotato di un proprio potenziometro. Certo, questo ci spiega il potenziometro. Le schede elettroniche, guardate le schede elettroniche. Questi robot, ragazzi, vengono fatti tutti artigianalmente, lavorati diciamo e progettati in ogni parte. Questa è una scheda elettronica tutta progettata da loro, saldata da loro, il circuito stampato è stato fatto anche da loro, bellissimo. Poi robot sminatori che captano le mine, le fanno esplodere, eccole qui. Ci sono quelli marini, quelli per i campi,
ci sono questi qui con delle giganti ruote, robot per l'agricoltura, bellissimi, bellissimi. Ok, altri 5 minuti velocissimi e andiamo a prendere fascicolo 9, il processore di luce, perciò un altro componente da andare a collegare al nostro Seabot. Perfetto. Montare la scheda del processore di luce, e allora che è quello che ha tanti pin da un lato, vediamo se lo trovo, eccolo qua, vediamo se questa, sì, questa è la schedina processore di luce. Come vedi c'è un integrato, un condensatore sarà quello. Ok, andiamolo a mettere. No, non è questo, ragazzi, non è questa scheda. E qual è? Ah, questa sarà, vediamo, sì, eccola qua, è questa. Non è neanche questa, non è neanche questa, perché sicuramente andando avanti hanno cambiato pezzi, perciò ora io quei pezzi lì non ce li ho, li hanno sostituiti con altri. Che palle, perciò questi non sono, via. Perciò possiamo andare avanti, guardiamolo veloce. Qui parlano dei squadre di ricerca, robot sottomarini, film con i robot, un altro robot da combattimento, tutto in plexiglass. Questo è pieno zeppo di serbatoi di biossido di carbonio, NOS, pieni di NOS che azionano le varie armi. Niente, andiamo avanti perché questo non ci serve. Ok, qui abbiamo speaker, pannelli laterali e cupola. Togliete le due viti piccole. Ma ora c'è un problema, perché io questi non ce li ho neanche. Oh sì, eccolo qua, sì, è questo. Però come vedi già questo è in stato avanzato. Questo è stato assemblato in maniera ancora più completa. Perché questo ha 1, 2, 3 contatti. Sta diventando un casino, ragazzi, un casino, e non possiamo farlo camminare sto coso, cioè non cammina, non parte, cioè ma possibile mai che non parte? Fammi capire, cioè tutto quello che è stato montato on, fammi andare a vedere le tensioni, perché in teoria dovrebbe partire, è impossibile che non parte. Sarà la batteria scarica, questa da 9 volt. Ok, vediamo. 2 volt, ovviamente, batteria scarichissima, non funziona. Ok, proviamo a mettere la batteria da 9 volt che ho trovato. Avevo anche una ricaricabile ma non l'ho trovata. Proviamo questa, vediamo se funziona. Allora chiudo, apro, ok, non funziona, mancheranno ancora schede da andare a mettere. Purtroppo io non posso montarlo passo passo
perché tante schede non ce l'ho più, non ce le ho. Ecco qua, ecco qua, ecco qua.